Con il nuovo format delle qualifiche che impone ai team di utilizzare 11 gomme al posto che 13, la giornata del venerdì delle prove libere è molto limitata. Infatti i team cercano di utilizzare meno gomme possibili, per esempio Hamilton e Russell, che hanno concluso in P16 e P20, hanno utilizzato solamente un set di gomme medie, tra FP1 e FP2, Verstappen ha utilizzato solamente un treno di gomme soft e Leclerc e Sainz hanno utilizzato un treno di gomme medie e uno di gomme soft. Proprio per cercare di avere più gomme per le qualifiche, perché ricordo a tutti quelli che non lo sanno, per questo weekend si farà un format diverso, in Q1 bisognerà utilizzare la gomma hard, in Q2 la gomma media e in Q3 la gomma soft. Il tutto per cercare di risparmiare 2 treni di gomme per pilota, si passa da 13 treni di gomme totali a 11 e in piloti, in particolare Verstappen e Hamilton, non sembrano essere tanto contenti di questa limitazione. Vedremo se almeno questo format sarà spettacolare per noi spettatori. Detto questo, le FP1 sono state praticamente inutili perché si è girato con la pioggia, quindi con le gomme intermedie, e durante il corso weekend non tornerà a piovere, quindi la sessione di riferimento per questo venerdì sono le FP2 e i confronti che possiamo fare oggi sono tra Ferrari e Red Bull, che hanno girato entrambi con gomma soft, e tra McLaren e Mercedes, che hanno girato entrambi con gomma media. Leclerc ha concluso le FP2 in prima posizione, quindi potremmo pensare che Ferrari ha fatto molto bene, e sì, Ferrari ha fatto meglio di Silverstone, come ha confermato lo stesso Charles, ma non dobbiamo montarci a testa. Rimaniamo coi piedi per terra perché Red Bull si è nascosta tanto e dobbiamo parlare anche di McLaren e Mercedes e anche di Aston Martin. Prima di continuare ad andare nel dettaglio dell'analisi, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo tutte le notizie della Formula 1 e nello specifico analizziamo Ferrari. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere nel dettaglio l'FP2 di Ungheria. Possiamo dire che questo venerdì di prove libere è stato un po' contro Red Bull, che ha portato tanti aggiornamenti in pista. In Red Bull hanno modificato sia le prese d'aria delle ruote anteriori che delle ruote posteriori, rendendole più grandi, aggiungendo anche una piccola appendice aerodinamica per migliorare il flusso sul fondo. Hanno modificato anche l'ingresso dei canali venturi, hanno modificato anche il marciapiede del fondo e anche le pance, come abbiamo visto ieri. E tutti questi aggiornamenti sono stati provati in pista soprattutto nell'FP2, soprattutto con Verstappen, che ha mostrato un passo gara con le soft che andava dal 23,6 al 23 basso, un ritmo molto costante di Red Bull che quasi poteva andare anche sul 22 alto, e quindi Red Bull rimane il team da battere, anche se l'abbiamo visto un po' più nervosa del solito. Sicuramente sono complici gli aggiornamenti che ha portato in pista, il fatto che bisogna ritrovare un setup ideale con queste modifiche e quindi ci vuole un po' più di lavoro. Aggiungeteci anche il fatto che la pista era poco gommata, è una pista tecnica Ungheria, quindi trovare setup non è facile, e sappiamo come Red Bull solitamente nelle FP1, ma in generale quando la pista è poco gommata, fa un po' più di fatica correndo più bassa rispetto agli altri team e quindi soffre di più delle sconnessioni del terreno. Detto questo, come possiamo paragonare il passo gara di Red Bull a quello di Ferrari? Ferrari è stata più consistente rispetto a Silverstone. Nell'FP2 ha girato con entrambi i piloti su gomma soft, tenendo una media di giri sul passo gara sul 23,6 con Leclerc e 23,9 con Sainz. Il monegasco si è trovato meglio rispetto al pilota spagnolo sullo stile di guida, ha richiesto diverse modifiche al flap anteriore per avere più carico all'avantreno, solita modifica di Charles, e in generale, nonostante la SF23 si è mostrata in alcuni momenti più nervosa del solito, i Ferrari sembrano aver confermato di aver trovato il setup giusto e quindi hanno mostrato un buon passo gara a 3 decimi da quello di Red Bull. Anche se c'è da dire una cosa, Red Bull si è nascosta in questo venerdì più del solito, soprattutto sulle mappature del motore, e si vede chiaramente dalla telemetria che Verstappen non ha spinto totalmente al limite. Infatti, se vediamo le differenze tra Verstappen, Leclerc e Norris, si vede chiaramente che Verstappen nell'ultimo settore, prima di curva 12 e prima di curva 14, perde di più rispetto a Leclerc e Norris, che è qualcosa di strano. Verstappen si sta nascondendo o sta accusando veramente dei problemi? Secondo me Red Bull si sta nascondendo al momento. Si vede dalla telemetria come Leclerc non riesce a far bene la 11, che è una curva da alto carico, e lì McLaren va davvero forte, riesce a farla quasi full gas grazie all'alto carico aerodinamico che ha McLaren, ma adesso ci arriviamo. E
un'altra cosa importante a dire su McLaren è che paga ancora un po' di drag, che è l'unico problema attuale della MCL 60, che paga circa 10 km/h meno in prima di curva 10 nei confronti di Ferrari. Ma attenzione al problema delle gomme, perché sappiamo che con questo nuovo format delle qualifiche si hanno meno gomma a disposizione e Ferrari comunque ne ha utilizzate più rispetto agli altri. Se pensiamo che Verstappen, Hamilton e Russell hanno utilizzato un treno di gomme, soft per Verstappen e medie per Mercedes, Ferrari ha utilizzato sia media che soft. Vedremo nel corso del weekend quanto penalizzerà Ferrari questa scelta o se non li penalizzerà. Fatto sta che anche Perez ha fatto la stessa scelta di Ferrari. Sicuramente il gruppo del midfield è molto compatto, ci sono solamente 6 decimi di differenza tra la prima posizione e la 14ª. Sicuramente oggi la differenza ha fatta più il pilota che la macchina, essendo un circuito molto tecnico e le condizioni non ottimali. Sicuramente quindi Ferrari si mostra molto forte sul ritmo qualifica e sul passo gara non è male il ritmo, ma va a calare negli ultimi giri. Dall'altra parte vediamo una McLaren che ad oggi è il competitor numero 1 di Ferrari, che si è mostrata molto forte sul passo gara con Norris e facendo più giri tutti nel midfield ha concluso con una media di 23,7, 23,6 per Piastri che però ha fatto molti meno giri, e il ritmo è in linea con quello di Aston Martin che ha fatto 23,7 con Alonso e 23,9 con Stroll. Alonso ha fatto un po' meno giri di Norris, però il passo gara è buono, ma in qualifica pagano tanto. Anche Alpine non è andata male con Gasly e Ocon, facendo rispettivamente un 23,7 di media con gomma media e un 23,9 di media con Ocon, e il team che sembra aver faticato di più in questo venerdì di prove libere è sicuramente Mercedes, che è vero che ha girato con lo stesso treno di gomme media, come abbiamo detto anche prima, ma Hamilton nel suo long run ha mostrato una media di 24,2, che è circa 5 decimi più lenta rispetto agli standard degli altri team nel midfield. Penso specialmente a McLaren, Aston Martin e attenzione anche Alpine. Alfa Romeo ha stupito molto in una pista da alto carico, è una macchina che paga molto di drag ma come carico è messa bene, quindi ci sta che vada forte qui in Ungheria. E sicuramente vedendo le posizioni finali della classifica della FP2, vedendo un Verstappen 11° e Perez 18°, dice cosa è successo a Red Bull, come mai è così indietro. Come ha detto lo stesso Verstappen, ha usato pochissime gomme per gestirle nel corso del weekend e con il nuovo format delle qualifiche, ma il passo gara sembra essere buono con le soft e anche il bilanciamento della macchina è ok, anche con gli aggiornamenti. Quindi tranquilli che Verstappen e Red Bull sono ancora i favoriti. Dietro metterei McLaren, che mi ha sorpreso molto sul passo gara, ma già ieri ve l'avevo detto che poteva far bene McLaren anche qui in Ungheria. Come terza forza vedo più Ferrari rispetto a Mercedes, quindi confermo i valori che vi ho detto ieri. Quarta forza Aston Martin e ad oggi Mercedes è quinta forza, visti i valori in pista. Sicuramente la 16ª posizione di Hamilton e addirittura 20ª di Russell non rassicurano il team di Brackley. Non hanno trovato l'assetto ideale e devono lavorare molto sulle curve a bassa velocità dove pagano tantissimo rispetto a McLaren e Ferrari nello specifico, come vediamo dalla telemetria. Ci tengo anche a dire che questo primo tempo di Leclerc fa ben sperare soprattutto per le qualifiche, dove Ferrari può puntare anche alla prima fila. Ungheria è un circuito dove è difficile sorpassare, quindi nel caso Ferrari partisse là davanti può sperare anche in un podio. Per le qualifiche voglio sbilanciarmi e vi dico primo Verstappen, secondo Leclerc e terzo Norris. Quell'1.17.6 che ha segnato con le gomme soft Leclerc è solamente a 3 decimi dal tempo di pole segnato da Russell l'anno scorso, quindi miglioramenti dal punto di vista aerodinamico si vedono. E come sappiamo che McLaren ha deciso di ritardare gli aggiornamenti che doveva portare qui in Ungheria e li porterà più avanti, vedremo se a Spa o addirittura dopo la pausa estiva. Fatto sta che questa McLaren comunque sta convincendo molto in una pista che è diversa rispetto a quella di Silverstone, avendo tante curve a bassa velocità e ci sono anche delle curve ad alta velocità dove è importante avere un monoposto con tanto grip. Sicuramente impressiona la quarta posizione di Tsunoda, il sesto posto di Hülkenberg e entrambe le Alfa Romeo in top 10. E concludo dicendovi una notizia bomba che è uscita in questi giorni. Come ha confermato Formula.1, il famoso ingegnere top di Ferrari che arriverà nel 2025 sarà Loic Serra, che attualmente è Performance Director di Mercedes, che è un ingegnere molto esperto nella dinamica del veicolo e in particolare nel reparto delle sospensioni. Ovviamente Ferrari non ha commentato questa notizia perché la trattativa sembra essere ancora in corso. Attualmente l'ingegnere francese lavora ancora per Mercedes, quindi non è ancora nel periodo di gardening leave. Prendete la notizia con le pinze perché non sappiamo ancora se è veritiera. Fatto sta che se fosse vera sarebbe un gran colpo di Ferrari. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste prove libere, se Ferrari può puntare alla prima fila nelle qualifiche e se possiamo vedere un weekend migliore di quello di Silverstone. Ditemi anche la vostra sul caso di Loic Serra, nel caso dovesse arrivare in Ferrari. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.